Erano circa gli anni 2000 quando Stipula presenta la Giovanni da Verrazzano, una penna stilografica in edizione limitata, in edizione numerata, 1524 esemplari, a ricordare un pochettino l'impresa di questo grande navigatore al quale pare anche venga attribuita la scoperta delle Americhe, ma in qualsiasi caso parliamo della penna. Una penna davvero da leccarsi i baffi. E allora grazie agli amici dell'associazione Amici per la Penna. Sono tanti, sono sempre di più, ma questi due cari amici in particolare che mi hanno prestato questa penna sono dei collezionisti che stanno mettendo in piedi davvero una bella collezione. Già, perché a partire dall'astuccio, da questo scrigno che avete visto si apre con una chiave che viene data in dotazione, c'è proprio tutto quello che in un certo senso coccola anche l'acquirente. Eccola qui la chiave in una bustina con il logo che richiama la confezione della penna e poi questo oggetto fantastico, questa lente di ingrandimento che sembra davvero ricalcare in piccolo quella che si usava una volta per le carte, per leggere le carte nautiche e quindi navigare. Beh, in questo caso, come potete vedere, invece ci dice che questa è una stipula fatta a mano con una celluloide che, ci dice la casa produttrice, è di un blu intenso per ricordare gli oceani solcati dalla caravella di questo navigatore. E pensate un po', sul pennino c'è questa gemma luccicante e brillante che ricorda un po' la stella polare. Insomma, molta poesia, molto così connotazione attorno a questa penna, ma come vedete anche nel libretto, nel manuale d'utilizzo, nella presentazione, è davvero ricca, sebbene a mio avviso, ma è un'impressione più che mai personale, costituisca il gradino appena precedente alla soluzione finale. In altri termini, mi sa che la penna sia uscita ancora quasi in fase di prototipo e non perfetta, come forse si potrebbe immaginare di una penna di questa levatura. Lo ripeto, è un parere personale, potrebbe essere anche legato invece all'esemplare, ma in realtà più che quello mi sembra proprio nelle forme, nello studio, perché ci sono anche i bozzetti a corredo di questa penna, che forse qualcosa andava ancora fatto, ma chi lo sa, incalzava la ricorrenza, l'anniversario, quindi era meglio uscire con la stilografica. Tanto che ci importa di questo qua? La penna è una bella penna e scrive anche molto bene, ricca di dettagli a partire dal cappuccio ottagonale, ma come vedete anche queste verette che sembra quasi delimitare il cappuccio, e invece no, cari amici, questa è una penna col pennino retrattile, quindi col caricamento di sicurezza, e nella questa semi-trasparenza che la penna consente di vedere, si può notare all'interno il meccanismo per il riempimento. Un pennino bicolore a 18 carati e per l'appunto il pistone integrato. Il cappuccio, eccolo qua, si svita insieme alla clip che poi si va ad innestare con la stessa filettatura sul codale. Attenzione a quando si ruota, ma ve ne parlo dopo. Intanto godiamoci questa meraviglia, già perché Stipula produce delle penne magnifiche, penne con le quali si scrive benissimo, lo testimoniano i pennini, e anche penne di qualità, anche penne innovative. Insomma, c'è tanto genio in questa italianità, anche se, ammettiamolo, in qualche modello un pochettino più economico una maggiore attenzione al controllo qualità sì, sarebbe auspicabile per tutti noi appassionati, perché le penne sono davvero fatte molto bene e sono belle. Inutile negare che il peso c'è e si sente, quindi ne fa una penna che alla lunga potrebbe stancare. Però il pennino è così ben realizzato, è così piacevole che insomma è bello utilizzarla. Però faccio un appunto sulla clip, perché questa clip che resta in solido con il fusto della penna diventa un problema quando invece vogliamo immergerla, per esempio per intingerla in un calamaio. Serve un'imboccatura davvero generosa. Una stilografica molto particolare che però
Sembra quasi, sa ancora un pochettino forse di prototipo, un po' perché nel libretto delle istruzioni c'è un disegno, qui ne troviamo un altro. Non che non sia finita, non che sia ancora allo stadio di studio, ma qualche cosa forse potrebbe andare, essere risolto. Parto per esempio dal cappuccio che va svitato impugnando bene la parte, vedete, questa dove c'è la clip e non questa, perché altrimenti si rischia, come osservate, di girare questa parte. Girando questa parte si estrae il pennino e si potrebbe danneggiare. Andiamo a togliere questo, quindi afferrandola così. Un cappuccio davvero piccolino, molto elegante se vogliamo, che possiamo andare ad innestare nella parte, eccola qua, nella parte finale, e diventa nuovamente una penna elegante. Vado ad estrarre quindi con un po' di cautela il mio magnifico pennino, perché tale è questo pennino oro 18 carati. C'è una buona frizione qua, però ancora un po' di attenzione, perché questo anello così faccettato a volte vedete potrebbe far non staccare, svitare in maniera non propria, cioè non nel senso del movimento di estrarre il pennino, la penna stilografica, quindi come se ci fosse la sensazione, a me è capitato, che la penna si dovesse quasi disaccoppiare. Molta attenzione, quindi non dobbiamo afferrare qui per ruotare il meccanismo, perché come potete vedere ruota quasi in solido, vedete? Sia la parte che muovo che quell'altra va afferrata qua per far uscire il meccanismo. Un altro piccolo, diciamo così, appunto che faccio è che la clip, molto bella peraltro, ma resta in solido con l'impugnatura, con la sezione dell'impugnatura. Allora non dà fastidio, questo è vero, però dà fastidio un po' come per tutte le Pilot Capless, le Decimo, perché ce la troviamo un po' fra i piedi, ma in questo caso fra le dita, nell'impugnatura. Qui però c'è un vantaggio, il vantaggio è che possiamo, sempre impugnando questa parte, andare a spostarlo dove meglio ci comoda. Quindi ad esempio io che la impugno così, quando me la metto qua non ho alcun fastidio, perché l'ho ruotata un pochettino e come potete vedere non è in asse col pennino, come invece capita su altri prodotti, per esempio quelli giapponesi che vi ho nominato. Scrivere con un pennino stipula di qualità significa abbandonarsi proprio alla fattura del pennino, quindi a questa morbidezza, ma anche legata alla rotondità, ma comunque con sempre controllo, e quindi va riconosciuto, insomma, la capacità di fare assolutamente il proprio lavoro. Gli artigiani di stipula, soprattutto quando vengono chiamati con prodotti in oro, non mancano mai il bersaglio. Buona la scorrevolezza, assolutamente sì, il controllo ci picchia, è proprio bello scriverci, viene voglia di scrivere, e questo secondo me è uno dei principali pregi o comunque complimenti che si possono rivolgere ad una penna stilografica. La possibilità di governarla nonostante il peso, lo ripeto, è più una penna ovviamente da collezione, ma ci si può giocare, ci si può muovere ora in corsivo, ora con lo stampatello, con quello minuscolo, maiuscolo che sia, insomma una penna divertente. Il peso c'è, quindi non è adatta per grandi o lunghe sessioni di scrittura, ma chi se ne importa, con un po' di inchiostro c'è tanto, ma tanto divertimento. Ed in conclusione, nuovamente grazie a Roberto e Stefania che mi avete dato la possibilità di provare questa bella penna stilografica, un'edizione limitata che sicuramente arricchirà la vostra collezione, ma che è un pezzo anche della nostra storia, un capolavoro dedicato, insomma, a questo grande esploratore Giovanni da Verrazzano. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video se vorrete essere con me. Ciao a tutti!